Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca al mio mondo bello. Oggi, come vedete, registrerò il tutorial di questo ciondolo. Prima però voglio ringraziare tutti voi per i bellissimi messaggi, commenti e i like che ho ricevuto, e a tutti che si sono iscritti quando ho pubblicato specialmente questo ultimo tutorial di questo ciondolo che l'ho pubblicato tipo 2 o 3 giorni fa e sta riscuotendo un grande successo. Se non l'avete visto andate a vederlo, non ve lo perdete, e iscrivetevi al mio canale perché vi farò vedere subito un po' di progetti che intendo a fare come prossimi tutorial. Quindi questi li avete già visti, ci stanno già, questo tipo di ciondolo ci sta sul canale perché l'ho messo un po' di tempo fa ed è interamente ad uncinetto. Vedete quanto è leggero, bello, si può fare anche come orecchino, quindi lo troverete già sul canale. È stato molto, è piaciuto molto pure questo. Allora non perdiamo tempo, vi faccio vedere al volo quello che questo core che ve l'ho promesso, speriamo di poterlo registrare presto. Un po' di cose sul bianco visto che siamo in estate. Questo che è un ciondolo che vi è piaciuto tanto, con chips di madreperla, che fa parte di una parure con gli orecchini. Spero di poterlo registrare presto. Questo che avete già sul canale, che è una collana multifilo con le perle di diverse dimensioni, a uncinetto, molto bella pure questa. E adesso questi vi ho detto che li farò, vediamo quando ci riesco. Ce ne sono tantissimi progetti, anche questo sarebbe da fare, ce ne ho decine di progetti, quindi iscrivetevi per non perdervi i prossimi tutorial e attivate la campanella ovviamente. Torniamo al progetto che faremo oggi, perché non voglio annoiarvi. Questa è la lista materiali. Allora, ci serve il filo in nylon da 0,20, oppure se non ce l'avete va bene anche 0,18 o più grande, 0,25 e 0,30, che sarebbe questo 0,20, perché dobbiamo fare questo fiorellino centrale in tessitura di perline. Serve un filo di nylon perché questo che useremo con l'uncinetto non ci passa con l'ago. Poi ci serve, come dicevo, un ago fine numero 11 che si usa nella tessitura di perline, però chi non ce l'ha, io ho fatto la prova, sarebbe questo molto fine. Chi non c'ha questo ago così può usare un ago normale da cucito con la cruna molto fine, adesso ve lo faccio vedere, tipo così, che ci servirà comunque per farlo passare nei cristalli, quindi ci servirà nell'inserimento dei cristalli. E se non avete quello fine per fare il fiorellino centrale, possiamo usare questo col filo di nylon perché ci passa comunque nelle perline. E quindi ago, detto, filo, i cristalli 3x4 oppure da 4 mm. Potete usarli in due colorazioni come ho usato io qua, oppure in un'unica colorazione a vostra scelta. Qua vedete, qua ho usato anche qua due, al centro bianchi e all'esterno celestini.
Ok, poi le perline Gem Duo, che sarebbero queste perline con quali faremo il fiorellino centrale. Per chi non le ha mai usate, sono delle perline con due fori e servono per ogni ciondolo oppure orecchino 5. Le trovate online digitando perline Gem Duo. Ah sì, vi dovevo far vedere pure i bigliettini che ho preparato, ma mi sono scordata. Queste sarebbero Gem Duo. Ok, e poi vi ho detto i cristallini 3x4. Poi ci servirà il filo in poliestere che io uso da misura 0,40, che si chiama Lumina 6. Oggi lo useremo in questa colorazione Lumina 6 perché ha 6 capi di filo, molto resistente e brillante. Poi un cerchio in metallo di diametro di 4 cm, vedete, serve il cerchio dove andremo ad agganciare la lavorazione, e questo è con diametro di 4 cm, quindi da qua a qua ci sono 4 cm. Poi la monachela, se vogliamo fare orecchini tipo queste qua, le vogliamo agganciare, a questi avevo messo le monachele perché l'ho fatti come orecchini, ma poi l'ho tolta perché ho fatto la foto come se fosse un ciondolo. Ago con la cruna fine per i cristalli, già l'ho detto. Uncinetto, io uso 2 uncineti, questo piccolo che sarebbe 0,90 o 1, cioè proprio piccolo, perché bisogna andare in mezzo alle perline qua e ai cristalli, quindi serve un uncinetto piccolo. E uso anche questo numero 1,5 perché se voglio fare questa lavorazione dove non vado in mezzo ai cristalli è più libera da fare, oppure anche la lavorazione sul cerchio, come volete, però è facoltativo perché si può fare tutto con questo piccolo, ecco perché ho scritto facoltativo. Adesso partiamo subito. Quindi io mi sono già preparata il filo e l'ago. Allora, prendiamo l'ago e il filo di nylon e se non vi entra direttamente, se usate questi aghi fini, prendete un sasso o una superficie dura, io faccio così, e schiacciamo con la pinza, schiacciamo il filo di nylon così entra sull'ago. Poi iniziamo ad inserire le 5 perline, queste che vanno al centro, Gem Duo, e quando le inseriamo stiamo attenti a inserirle dalla stessa parte perché loro hanno due versi, uno più gonfio e uno più piatto, quindi cerchiamo di inserirle nello stesso modo. Io adesso le ho messe tutte con la parte gonfia, diciamo, in rilievo in sopra, così quando vado a prenderle, adesso vi faccio vedere, vedete, sono tutte inserite dalla stessa parte, ecco.
Da un lato sono così e dall'altro sono in questo modo. Vediamo se arriva più luce. Ok, adesso ritorniamo per fare la chiusura a cerchio. Reggiamo questa parte iniziale del filo, la teniamo con la mano e torniamo nelle perline dalla prima verso l'ultima che abbiamo inserito. Non vedete niente così, quindi ritorno nelle perline per far passare 2 volte il filo per fare la chiusura a cerchio. Ok, adesso non faremo altro. Ecco, vedete, è passato, sono passata 2 volte. Ah no, perché ecco, adesso vedete, incontriamo i 2 capi di filo, cioè il primo dell'inizio che abbiamo lasciato un pochino più lungo per poter chiudere la lavorazione, e facciamo un nodo bello stretto, cioè una volta e un'altra volta, e stringiamo, e il terzo nodo lo facciamo per sicurezza, stringendo bene, e ci risulta il fiorellino, perché qua non lo stretto bene e quando si va a lavorare con l'uncinetto c'ha la tendenza ad allargarsi al centro, mentre qua ho visto lo stretto bene, è rimasto bello compatto, chiuso. Adesso prendiamo il fiorellino e ci spostiamo di 1 a 2 perline, quindi prima passo in una e tiro benissimo il filo, lo tiro per far sì che il nodo entra nella perlina. Ok, vedete, e mi sposto di un'altra perlina. Ok, questo che abbiamo lasciato, questo inizio di filo, poi l'ho già schiacciata, lo andremo a mettere sull'ago e lo faremo passare in mezzo a altre 2-3 perline e lo tagliamo alla fine, perché il nodo è già bloccato dentro la perlina, ma quello dopo. Adesso siamo usciti da questa perlina perché ci siamo spostati dal nodino di 2 perline, vado nel foro sopra, vedete, tornando verso di me. Perché non vado avanti? Perché si vedrebbe di più il filo se vado avanti, invece torno di qua, il filo viene più ravvicinato, però è uguale, tanto qua viene poi la lavorazione ad uncinetto, anzi vengono i cristalli, non si vede lo stesso. A questo punto giro il lavoro con la parte piata verso di me delle perline e inizio ad inserire i cristallini tra i fori superiori delle perline. Queste Gem Duo, metto 2 cristallini, li sistemo, tiro un po', ogni volta tiro per sistemare bene. Faccio tutto il giro di cristallini, poi faremo il ripasso e i nodini. Aggiungo gli ultimi 2 cristallini e continuo a fare il giro nelle perline e nei cristallini per rinforzare il lavoro. Posso farlo anche 2 volte, così è ancora più resistente. Quindi faccio lo stesso percorso di prima, passando sia nelle perline Gem Duo sia nei cristallini. Allora, ho finito di fare il giro esterno nei cristallini,
ma frattempo voglio togliermi questo filo di mezzo, quello di inizio lavoro. Quindi ho schiacciato il filo, l'ho inserito sull'ago e lo faccio passare in 2-3 perline. Io già ho fatto passare in 3-4, in 2 perline prima, questa è la terza, adesso lo taglio e lo taglio più vicino possibile con un taglia unghie, più vicino possibile alla perlina. E questo era quello iniziale. Adesso andiamo ad aggiustare questo filo dei cristallini che abbiamo fatto il rinforzo e andremo a chiudere facendo dei nodini con delle asoline in mezzo ai 2 cristallini. Quindi come facciamo? Qua esce il filo, spiego anche per chi non ha mai lavorato questo genere. Esce il filo tra i cristallini, noi andiamo sotto e si forma questa asolina come nella lavorazione normale, non so se vedete che la luce. Poi in questa asolina che si forma infilo l'ago per fare il nodino e faccio 2 volte sto lavoro tra ogni paio di cristallini, ogni gruppetto infilo e nella asolina che si forma vado a fare vado a fare il nodino. Ho acchiappato tutto, ecco, tiro bene, poi mi sposto tra i prossimi 2 cristalli passando nel cristallino, nella perlina Gem Duo e tra i cristalli mi fermo e faccio altri nodini anche qua e faccio così un bel po' di nodini per poi andare, faccio anche qua, farò 2, poi andrò a tagliare il filo sempre tra i 2 cristallini. Questa è la parte che abbiamo fatto in cosiddetta tessitura di perline con ago e filo di nylon. Adesso iniziamo la lavorazione ad uncinetto, quindi prendo il filo, lascio un capo di filo giusto per poter andare a chiudere dopo il lavoro, non tanto, tipo 10 centimetri. Io lascio un po' di più perché qua si è sfilacciato un po'. Metto il fiorellino sopra il filo, infilo tra 2 perline in mezzo ai 2 cristalli perché da qua inizieremo a lavorare. Come faccio? Tiro il filo davanti, scusate, e faccio 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, tiro un po' e faccio un'altra maglia bassa. Lavoriamo di maglie basse, però qua ne ho fatte 2 perché il primo era più per agganciarsi, quindi 2 maglie basse valgono qua. Poi faremo 2 catenelle sopra ogni cristallino, 1 e 2. Poi vado ad agganciarmi con una maglia bassa dietro al cristallino e tiro un po' il filo per farlo entrare bene tra la perlina e il cristallino e chiudo. Ok, adesso sopra questa perlina a rombo, la Gem Duo, non ci faccio nessuna catenella, vado direttamente dopo di lei prima del prossimo cristallo e chiudo, tiro un po' il filo per farlo incastrarsi bene e chiudo con una maglia bassa. Adesso sopra ogni cristallino faremo 2 catenelle, 1 e 2, e in mezzo ai cristallini 2 maglie basse. Questa è la
sequenza: 2 maglie basse tra i cristallini e 2 catenelle sopra ogni cristallino, 1 e 2. Adesso faccio altre 2 catenelle, 1, 2, vado prima della perlina e dietro al cristallino, tiro bene il filo per farlo incastrare e chiudo con una maglia bassa. Vado direttamente, salto direttamente davanti al prossimo cristallino, quindi infilo, prendo il filo, lo sistemo un po' per farlo incastrare, lo tiro e chiudo, e di nuovo 2 catenelle con le quali vado a fare 2 maglie basse qua, altre 2 catenelle e una maglia bassa qua e una qua, e così per tutto il giro. Chiudiamo questo giro qua e partiamo col prossimo giro. Facciamo una maglia bassissima, ok, e da qua iniziamo il prossimo giro, che andremo a fare questi archetti. Quindi qua facciamo una catenella e poi altre 10 catenelle. Vabbè, in tutto facciamo, diciamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, facciamo 10 direttamente, non ci impicciamo. 10 catenelle, ritorniamo nello stesso punto di partenza, chiudiamo con una maglia bassissima, cioè prendo il filo sul davanti e lo trascino nel foro della catenella. Quindi ho fatto questo archettino chiuso con una maglia bassissima, faccio una catenella e ho finito questo archetto, diciamo. Adesso sopra ogni cristallino vado a fare 2 maglie basse per spostarmi, 1 e 2, per spostarmi a fare il prossimo archetto, 2, ok. Adesso vado e infilo direttamente in questo spazio sopra la perlina, quello che abbiamo saltato, che si vede che ci sta una maglia qua, quella di salto, e faccio una maglia bassa. Quindi una volta che ci siamo posizionati sopra la perlina con una maglia bassa, andiamo a fare le 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con questo uncinetto piccolo, con sta coda piccola, è un po' difficile. Dopo le 10 catenelle ritorniamo nello stesso posto di partenza dell'archetto, chiudiamo con una maglia bassissima, quindi prendo e tiro direttamente. Questo è un lavoro un po' difficilino con la maglia bassissima. Ho fatto il secondo archetto e faccio una catenella per alzarmi un po', perché adesso vado a fare le 2 maglie basse sopra il cristallino, quindi sopra i cristallini faremo 2 maglie basse, però ricordiamoci di fermarci in mezzo ai cristallini, quindi mi fermo in mezzo al cristallino, ok, faccio la maglia bassa, ok, ho fatto la maglia bassa in mezzo ai 2 cristallini e adesso parto con l'archetto di 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 catenelle, ritorno nello stesso spazio,
chiudo con maglia bassissima. Ups, mi scivola tutto. Quindi tra i cristallini faremo gli archetti e faremo gli archetti. Ho chiuso con maglia bassissima, faccio la catenella per alzarmi e vado a fare le 2 maglie basse sopra il cristallino, 1 e 2, e mi infilo sopra la perlina con una maglia bassa e da qua partirò con le 10 catenelle. Quindi dove andiamo a fare questi archetti di 10 catenelle chiuse con maglia bassissima e poi con una catenella ci alziamo per spostarci? Li faremo tra i 2 cristallini e sopra la perlina, questa rombo. Quindi avremo in tutto 10 archetti. Vedete dove vanno posizionati? Un archetto va tra i cristallini e un archetto sopra la perlina centrale, una delle perline queste a rombo. Quindi tra archetti ci spostiamo, poi sopra la perlina facciamo un altro archetto, ci spostiamo con 2 maglie basse e andiamo tra i cristalli, facciamo l'archetto e così via, ci spostiamo e facciamo questo giro di archetti. A dopo. Arrivati a questo punto che abbiamo finito anche questo giro, andiamo a bloccare il lavoro qua all'inizio dell'archetto, del primo archetto, con una maglia bassissima anche, e dobbiamo andare con maglie bassissime da questo lato dell'archetto per andare qua in cima, perché dobbiamo mettere il cerchietto. Quindi da qua iniziamo ad infilare nell'archetto, nelle maglie, e facciamo, questa è la parte un po', ecco, così con le maglie bassissime, pian piano ci infiliamo nella parte laterale di questo archetto e andiamo verso la cima. Un'altra maglia bassissima, e arrivati a questo punto vado sotto così e chiudo con una maglia bassa e sono quasi alla cima. A questo punto prendo il cerchietto, lo metto dietro al fiorellino. Questo filo, se potete sistemarlo prima, il filo dell'inizio lavorazione, mettete ago e lo fate passare un po' dentro il lavoro facendo nodini e lo tagliate, così non vi impiccia. A questo punto io posso anche andare a cambiare l'uncinetto, perché metto questo di 1,50, lavoro anche meglio perché c'è sta coda lunga. Allora come faccio? Dentro ogni archetto faccio 4 maglie basse insieme all'archetto, quindi da qua una la consideriamo, vabbè, la rifacciamo, andiamo sotto, prendiamo il filo, lo trasciniamo davanti, quando abbiamo 2 fili su uncinetto chiudiamo sopra il cerchio e questa è una, di nuovo sotto, prendiamo, mettiamo davanti, 2 su uncinetto, chiudiamo, 2, 3 e 4,
e qua ho fatto 4 maglie sul cerchio insieme all'archetto. Adesso, dove c'ho questo spazio libero, qua dove abbiamo fatto il saltino sopra il cristallo, farò 4 maglie basse direttamente sul cerchio, solo il cerchio lo copro. Quindi una, vado sotto, prendo il filo, ho 2 su uncinetto, 2, 3 e 4. Adesso sono arrivata al prossimo archetto, quindi vado dentro l'archetto, vado dietro al cerchio con l'uncinetto, prendo il filo da dietro, lo porto davanti e quando ho 2 su uncinetto sopra il cerchio vado a chiudere una e faccio 4 anche qua, 2, 3, quindi dietro al cerchio prendo il filo e chiudo sopra e ho fatto 4 e adesso faccio altre 4 solo sul cerchio, una, 2, quindi vado sotto, prendo e chiudo, 3 e 4 e adesso rifarò la stessa cosa dentro, andando dentro e sotto il cerchio e andate avanti così per tutto il giro. Finito il giro sul cerchio, chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto, ecco, e continuiamo con un giro di maglie bassissime in costa retro, cioè andando a prendere solo la parte esterna della maglia. Ecco, vado, infilo solo nella parte esterna, cioè quella verso la mano, prendo il filo e lo trascino dentro le 2 maglie, prendo e faccio una maglia bassissima. Fate così per tutto il giro, poi ci incontriamo qua. Una cosa importante, siccome io mi sbrigo per finire la registrazione, non ho più rifatto questo giro, ma sarebbe da rifare. Se voi notate che con 4 maglie basse sul cerchio non si copre bene, che si vede il cerchio, ne fate di più, tipo 5 o 6. Ok, importante che il cerchio sia ben coperto. Io adesso continuo con questa, perché andremo a fare in realtà questo giro esterno, questa così a coroncina. A dopo. Arrivati a questo punto mi sono agganciata all'inizio della prima maglia, cioè all'inizio della lavorazione sul cerchio, ho tagliato circa 1 metro di filo, ho messo l'ago e adesso vado qua per unire meglio le parti di lavoro, infilo e ritorno da dietro e vedete, così non si vede tanto brutto dove ho chiuso il lavoro, e scendo piano piano su questo archetto iniziale. Questo è quello che abbiamo raddoppiato per salire sul cerchio. Scendo e mi devo ritrovare con piccoli passi, scendiamo e ci ritroviamo a circa metà dell'archetto, perché qua quindi col filo dobbiamo andare verso di noi con l'ago, perché qua andiamo a mettere il cristallino. E adesso a questo punto io prima ho allargato un po' con la mano così questi spazietti, ok. Adesso voi potete fare la prova di come
come volete aggiungere i cristallini, e li mettiamo così a mano, tipo io pensavo di farli dello stesso colore, oppure mi era venuta l'idea di farli su questo viola, perché i cristallini andranno in mezzo agli archetti. Quindi prima di cucirli, perché in pratica andremo a cucirli, fate così una prova, vedete come vi piace di più. Ecco, vi dicevo, io ho deciso per questo, per usare lo stesso colore. Anche questo sarà tutto verde. Allora, a questo punto prendiamo il cristallino, lo facciamo scendere, lo posizioniamo qua e andiamo nell'altra parte, che in pratica vanno cuciti, e spingiamo un po', li facciamo posto con la mano, spingiamo un po' e scendiamo da quest'altra parte dell'archetto, quindi con l'ago piano piano, a piccoli passi, perché se no si vede il salto di filo, anche se è dello stesso colore. Vado qua, attraverso lo spazio sopra il cristallino, quindi andando avanti e indietro, controlliamo che sia cucito bene. Vado qua in basso all'inizio del prossimo archetto, vado su, faccio sempre, ricordate, piccoli passi, vado giù. L'idea è che io per inserire devo uscire con l'ago, che deve venire verso di me. Solo a questo punto, che sono a metà dell'archetto circa, posso mettere il cristallino, poi infilo a circa l'altra metà, quindi vanno inseriti i cristallini in mezzo a questi archetti, poi con l'ago pian piano si scende, si attraversa lo spazietto tra gli archetti e si risale dal laterale del prossimo archetto, quindi attraversiamo qua, risaliamo qua con l'ago. Prima di mettere il cristallino, l'ago deve venire così verso di noi, da esterno verso di noi, perché così si fissa bene il cristallino, e facciamo tutto il giro così. Dopodiché faremo il gancio. Non ve lo faccio più vedere perché non c'ho più tempo, ma tanto è facile. Allora, quando abbiamo finito il giro, risaliamo sopra nella lavorazione, o facciamo delle catenelle direttamente con il filo, e poi come qua sono ripassata con l'ago, ho fatto un po' di nodini sopra le catenelle ed è venuto così, oppure qua ci ho messo altre perline e sono ripassata 2 o 3 volte nelle perline per fare questo gancio, e poi ho nascosto il filo con lo stesso filo che abbiamo lavorato i cristalli, perché queste sono perline un po' più grosse, più col foro largo, e ci si può passare. Quindi scegliete voi, oppure chi non vuole fare nessuna di queste lavorazioni come gancio può mettere un semplice anellino dorato oppure argentato, dipende dal colore che usate, o un altro tipo di chiusura, vedete voi. O se fate degli orecchini mettete direttamente la monachela, o se potete fare sempre con la stessa lavorazione, cioè con lo stesso filo, un gancio così, e poi verrà la monachela. Insomma, io finisco qua e ve lo farò vedere quando
vedrete le foto perché lo pubblicherò sui diversi gruppi. Se vi è piaciuto, se vi piacciono gli altri progetti che vi ho proposto, fatemelo sapere nei commenti con un like. Intanto al volo questa è la prossima idea, non ve lo perdete. Vi ringrazio di tutto e al prossimo tutorial.